Il ponte Floyd è un accessorio fondamentale per molti chitarristi, soprattutto per chi usa la leva in modo espressivo. In questo video vi mostrerò un metodo semplice e accessibile a tutti per regolare il ponte in modo efficace, senza dover impazzire con prove ed errori. Proprio per la sua struttura flottante il sistema a molle può sembrare complicato soprattutto per chi non ha esperienza. Il giusto equilibrio tra la tensione delle corde e le molle è essenziale per garantire una giusta stabilità e accordatura. Seguendo questi passaggi puoi avere un effetto stabile e confortevole senza avere preoccupazione mentre suoni. Iniziamo. Per effettuare una regolazione precisa e senza intoppi è fondamentale avere a portata di mano alcuni strumenti semplici ma indispensabili. Le chiavi a brugola servono per allentare e stringere le viti del blocco del capotasto oppure per regolare le sellette del ponte se si volesse regolare anche l'intonazione. Cacciavite stella per rimuovere la piastra e regolare le viti delle molle del vano posteriore della chitarra che determinano l'equilibrio tra la tensione delle corde e quella del ponte. Alcuni spessori, io in questo caso ho usato delle impellizature di legno, ma basta qualsiasi materiale rigido, che sovrapposti l'uno con l'altro servono per bloccare temporaneamente il ponte durante la regolazione, evitando che si inclini avanti o indietro mentre l'accordiamo. E ovviamente un accordatore. Prima di procedere è fondamentale che lo strumento sia in buone condizioni a livello di curvatura del manico. Se il manico è regolato correttamente, la stabilità dell'accordatura e la suonabilità ne gioveranno. Prima di tutto smontiamo la piastra posteriore per accedere al vano delle molle. In questo caso è già forata, per cui è possibile accedere direttamente senza doverla smontare, ma quando il ponte è lontano dall'assetto ideale è necessario smontare la piastra. Ora allentiamo le viti del bloccacorde per poter accordare liberamente, non è necessario rimuoverli, lo si fa solamente quando si effettua un cambio corde. Ora che il ponte e le corde sono libere, andremo ad effettuare l'operazione più importante. Come possiamo notare, il ponte è molto inclinato. L'aspetto fondamentale da considerare è che la lamella agisca perpendicolarmente con il pivot. Il riferimento ce lo dà questo segno laterale, altro non è che appunto la lamella, che dovrebbe essere parallela con il body. Per mandarla in questa posizione ora non dobbiamo fare altro che allentare le corde affinché il ponte si rilassa e sia parallelo alla linea del body. Quindi questa è la sua posizione ideale. Inseriamo degli spessori tra il blocco inerziale del ponte e il body. Li sovrappongo fino a trovare la misura giusta. Controllo di nuovo l'allineamento del ponte sul body e ora che ho verificato che il ponte è ben allineato tiro le molle. Con questa operazione mi assicuro che il ponte sia appoggiato saldamente al body, quindi anche se allento o tiro le corde il ponte rimane bloccato. Non serve avvitare completamente le viti, a noi ci serve che le molle diano la tensione sufficiente per poter lavorare comodamente. Ora all'indietro non può andare e possiamo lavorare come se la chitarra avesse un ponte fisso. Ora posiziono i perni della regolazione fine a metà corsa. Come riferimento ne avvito completamente uno e alzo totalmente quello di fianco, in modo tale che ora ho riferimento per avvitare quello centrale fino ad arrivare ad una posizione intermedia. Così facendo avrò la massima escursione sia verso il basso che verso l'alto. Ora che abbiamo questa misura, riporto tutti gli altri perni esattamente allo stesso livello.
Ora in questo video, come vi ho già detto, non mi vorrei soffermare sull'intonazione, ma se volete approfittare dopo un cambio corda a voler regolare anche l'intonazione, va allentata la corda, svitata la vite che serra la selletta e spostare la selletta avanti e indietro in base al risultato che ottenete al 12° tasto. Vi lascio un link in descrizione dove vi spiego come intonare una chitarra. Sotto la selletta ci sono sempre due fori, così che se la compensazione non è sufficiente con la vite sul primo foro, andremo a mettere la vite sul secondo foro. Molto spesso su mi basso è necessario. Ora possiamo accordare la chitarra. Ora andremo a stringere le boccole, verifichiamo l'accordatura a 2 a 2, quindi il Mi e La. Quando si fa stringere la brugola spesso succede che il tiraggio tende a far crescere la nota della corda. Soprattutto nelle chitarre dove non c'è la bassacorde questa situazione è molto frequente, quindi cerco di tenere la nota leggermente calante così che quando vado a stringere la brugola si avvicinerà il più possibile alla nota giusta. Proseguo con le altre. Ok, ora che abbiamo la chitarra perfettamente in asse, accordata con il ponte allineato al body, ora rimuovo gli spessori semplicemente aiutandomi con la leva, basta che la tiro in giù, ecco gli spessori cadranno. Togliendo gli spessori chiaramente le molle vanno a sbilanciare verso il basso. A questo punto non devo fare altro che allentare le viti fino a che le corde non siano accordate. Ora suono è un fa diesis, allento fino a che arrivi in Mi. Quando allento assicuro che il tirante si sposti parallelamente al body, un po' in basso e un po' in alto. Poi provo ad accordare. È un Mi calante, ho allentato troppo, quindi ora andrò a tirare un altro po'. Sempre parallelamente. Ok, ora è centrata e automaticamente è tornata in posizione parallela rispetto al body. Ovviamente la cordatura tramite le molle dietro non è perfetta, per cui possiamo andare a correggere tramite perni della regolazione fine di nuovo dalle meccaniche, ma l'importante è che ora la tensione delle molle è quella giusta per contrastare le corde e mantenere il ponte in posizione ottimale. Ora posso richiudere la piastra delle molle. Quando otterrete domestichezza con questo metodo potete anche evitare di utilizzare gli spessori e agire direttamente dai fori che ci sono nella piastra. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Io vi consiglio comunque ad affidarvi ad un liutaio per effettuare perlomeno un primo settaggio per bilanciare lo strumento manico, capotasto e ponte e seguire questo metodo per poi mantenere in linea il ponte. C'è da dire che nelle chitarre con Floyd Rose, soprattutto quelle più economiche, nonostante sia perfettamente settata e il ponte ben calibrato, la chitarra non tenga perfettamente l'accordatura e quindi a maggior ragione è fondamentale sapersi destreggiare nella regolazione della tensione delle molle e delle corde. Inoltre possono verificarsi nel tempo anche delle usure e dei difetti che compromettono appunto l'affidabilità del ponte, come l'usura delle lamelle che vanno a battere contro il perno oppure il perno stesso che tende a inclinarsi per la deformazione del legno circostante. In questi casi chiaramente affidarsi a un liutaio. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere altri contenuti sulla manutenzione delle chitarre o sui lavori che effettuo normalmente. Un saluto a tutti, ciao!